29 km.3 fatti. KO. Da quello che sembra si sono spaccati i bulloni del volano e quindi il volano non fa più presa sul motore. Assurdo, perché li ha messi nuovi insieme a tutto il kit. No comment. Ora siamo in attesa del carattrezzi. E vabbè, doveva andare così. Trainati dal carattrezzi, ragazzi. Ci portano nel primo deposito che c'è qua fuori e poi domani viene l'altro carattrezzi a prenderci per portarci in officina. Allora, carattrezzi ci ha mollato qua a Saronno. Domani mattina verrà l'altro carattrezzi che ci porta in officina. Siccome io sono un po' come Tommaso, per cercare di capire quale può essere la dinamica del danno, potrebbe essersi rotto o i bulloni del volano nuovi che sono attaccati sull'albero motore, ma è difficile perché se io metto la prima e lo muovo, o si è rotto in una maniera tale che riesce a fare forza, non si muove, o si è rotto, che era difettoso, l'anello dentato, che è quello che fa fare l'avviamento. Perché dico questo? Perché sono andato a smontare il sensore di rilevamento di messa in fase ed è disintegrato. Quindi vuol dire che l'anello ha picchiato sopra questo sensore e mi ha spento il motore rilevandolo fuori fase. Ora bisogna sperare che era solo l'anello difettoso e va sostituito di nuovo il volano. L'unico difettoso della Valeo, abbiamo messo roba di marca, roba di qualità per non... Ma il caso 4 ruote è normale. Ma non è un problema. Sì. Vi auguriamo una buona notte, ci siamo mangiati uno yogurt e domani ci pensiamo. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti belli e brutti. Allora, premetto che ho fatto 2 giorni di stacco perché non ce n'era per nessuno. Allora, aggiornamento sull'ultimo video che avete visto. Siamo usciti dall'officina, abbiamo fatto 29 km, si è rotto il camper, il volano. Si pensava a un danno enorme. È arrivato il carattrezzi, ci ha portato via, ci ha portato in deposito, 300 euro per fare 4 km del piffero. Ora spero che l'assicurazione lo risarcisca. Il giorno dopo, quindi il sabato mattina, è venuto il carattrezzi dell'officina perché non era autorizzato per entrare in autostrada a recuperarci, se no venivano loro, e ci ha portato in officina. Tirato giù il cambio. Per fortuna non era il danno grave che si sperava, ma era quello più leggero, ovvero il volano, se non succedeva niente era meglio sicuramente. Pippo, stai zitto che sto parlando. Poi ti faccio salutare. Chi c'è? Sono i follower. Come stavo dicendo, se non succedeva niente era meglio. Però, visto che è successo il meno peggio, perlomeno. Ovvero il volano. Siccome i volani bimassa, per chi si intende un po' di meccanica, sanno che portano un po' di problemi col tempo, per questi modelli qua fanno la trasformazione al monomassa. Cosa è successo? Il volano è un cerchio di ferro con attaccato una corona dentata. Questa corona dentata, quando tu fai l'avviamento, il motorino d'avviamento batte l'ingranaggio del motorino d'avviamento, picchia su questa corona di ingranaggio, fa girare il volano che fa mettere in moto il motore. A noi cosa è successo? Mentre andavamo, questa corona di anello si è scollata dal volano, si è spaccata, si è aperta come un anello che si rompe, pam, si è rotta, ha picchiato sul sensore giri, che fa anche da sensore fase, quindi la centralina ha rivelato che il motore era fuori fase, allora ha spento il motore. E poi non si avvia più perché la corona è spaccata, quindi non riesce a mordere sul motorino d'avviamento. Quindi i meccanici hanno smontato tutto, hanno visto il danno, sono partiti, sono andati al ricambista per prenderlo, ma in casa avevano solo il monomassa. Allora ho detto no, io non mi fido più, voglio di nuovo il bimassa perché ha la corona più grossa e più... Rimettiamo il bimassa. Qual è il problema? I meccanici avrebbero lavorato anche tutto il sabato per metterci subito in viaggio. Non c'era disponibile dal ricambista, arriva oggi che è lunedì.
Stamattina arriva il volano e alle 2 del pomeriggio arriva la frizione, perché da monomassa a bimassa la frizione è diversa. Vediamo come va a finire. Allora, questi sono gli aggiornamenti. Inizia la giornata. Qui c'è il vostro amico Pippotto che fa sempre il monellino. Wow wow. Qui abbiamo già Christian che gioca al mattino alla PlayStation. Bella la vita, eh? Sono i follower, amore. Qui abbiamo la mortadellina. Questa mortadellina che scudinzola, che carina. Che carina questa mortadellina. Il bagno che esce e non esce, c'è Jessica dal bagno. Iniziamo una nuova settimana, nuova avventura e boh, vediamo come andrà. Oggi la giornata non è delle migliori. Di qua è tutto nero, infatti stamattina ha fatto anche un po' di pioggerellina e di là poi è mezzo bello. Boh. Noi sono arrivati i ragazzi dell'officina, approfittiamo per farci un po' di carico e scarico. Ringraziamo sempre che ci hanno dato anche l'opportunità di stare attaccati alla corrente, più che altro perché ha fatto un tempo umido, brutto, e quindi l'aria condizionata ti serviva per asciugare e non c'era però sole per caricare, quindi ci ha fatto comunque piacere. Siamo arrivati, vado a staccare. Mattinata del piffero, tempo del piffero, tutto che suona come il piffero. Sta facendo disastri ovunque. Il tempo sta facendo disastri. Noi per fortuna ce la stiamo schivando, ma ho visto un po' di ghirlandi non ce l'ho sempre vista. ma niente, confronto a quello che sta facendo. No, Disastri, in un'ora su a Milano ha disastrato tutto. Mamma mia. Meno male che almeno questa disgrazia non ce la prendiamo. Ora stiamo andando qua vicino, c'è un negozietto che vende il pane. Ieri sera Jessica ha preparato un po' di spezzatino, tassativamente, rigorosamente obbligatorio mangiarlo con il pane. Quindi ha smesso un po' di piovere, sta piovigginando fino fino. Andiamo a prendere il pane. Come l'hai fatto lo spezzatino? Col sugo, ho fatto il sugo e ci ho messo le patate. Ah, ok, quindi ci vuole altro? Non so com'è. Pane preso. C'era un bar tavola calda che vendeva pane, l'abbiamo preso lì perché era il più vicino. Rientro alla base. Ormai è la nostra base. Officina. La base militare. La fame è brutta? La testa non c'è. La testa non c'è ancora perché stiamo ancora un po' di là. Vi facciamo vedere il pranzo. Pranzo di casa su 4 ruote. Sto già lavando i piatti. Jessica sta già al lavaggio piatti. Sì, perché io non faccio in tempo di mangiare l'ultimo boccone che già sono a lavare i piatti. Non sempre, eh. No, non sempre. Alcune volte li lasci lì. No, da quando rompo i maroni. Quelli del pranzo no, alla sera sì, succede, ma del pranzo no. Buono, ora ci prendiamo un caffettino e aspettiamo le 2 che dovrebbero arrivare i pezzi. Speriamo che oggi pomeriggio finiscano il tutto, così possiamo rimetterci in marcia. Penso che per un 15-20 giorni girerò intorno all'officina a fare un po' di chilometri. Penso di sì, o che comunque non prendo autostrade. Porca, no, anche per le 300 euro di carattrezzi, vabbè. E buona. Ci vediamo dopo. Se facciamo qualcosa quando entriamo in officina per rimontare il tutto, ve lo mostreremo. Di nuovo dentro l'officina. È arrivato il ricambio, ora si mettono all'opera per montarlo. Vedete, praticamente quello che avevamo messo noi, questa era una cosa dentata, era grossa la metà ed è quella che si è dissaldata e si è spaccata. L'unico difettoso di fabbrica l'abbiamo preso noi, però non fa niente. Andiamo avanti. Aggiornamento, proseguo lavori. È stato appena rimesso su il cambio, ora sta finendo di fissare il tutto. È stato un leggero tra virgolette ritardo perché è stato cambiato anche il cuscinetto sull'albero e quello lì toglierlo tutte le volte rompe un po' rognoso, quindi si è tra virgolette ritardato un po' per quello, ma direi che è tutto ancora più nuovo di prima, quindi basta poi, perché sennò lo accendo, ci do fuoco, prima ci faccio l'assicurazione furto incendi e poi ci do fuoco, così togliamo il problema. Ho fatto il caffè? Si è addormentato? No. Ma che faccia? Sì, che sono addormentato. Ma che faccia? 14 anni, 15 anni e dorme il pomeriggio, fai ridere i polli. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Il camper, casa su 4 ruote e di nuovo on the road. Ora ci abbiamo... un po' di chilometri. Facciamo un po' di chilometri.
Direzione lavanderia. Siamo arrivati alla lavanderia. Ce l'abbiamo qua alla nostra sinistra, sperando che non ci schiacciano. Eccola qua. Dai, Caffè time. Siamo presi un bel caffettino, un bel briochino. Angelo un po' spento perché tanto per cambiare c'ha mal di testa. È già la seconda pastiglia in 3 ore. Non ne posso più, ragazzi. Invece di migliorare questa cura che gli hanno dato, mi sa che bisogna interromperla perché sta peggiorando. Quindi anche questa non è andata a buon fine. No. Stavo dicendo che anche questa cura niente, non è andata a buon fine. Ora gli scriverò un'email. Per fortuna abbiamo l'email del medico che l'aveva visitato, gli scriviamo e gli spieghiamo la situazione e vediamo di cambiare cura. Se no lo porto, non lo so, in ospizio. Io vedevo che lì dietro c'è una Madonnina. Ah, ok. Potrei andare a accenderci un cero anch'io e sperare che... Però proviamo però siamo già andati a Lourdes, siamo A già Santiago andati del a Santiago Compostela. e non è servita Non li abbiamo fatti vedere questi posti, mi sembra. mi sa di no. Non registravamo forse all'epoca. Sì. Forse c'era dei video. Ma erano bruttissimi. Erano i primi Ancora con i video. telefoni. Beh, andateli a vedere. Mi fate del ridere. E ci fate sapere nei commenti cosa avete visto di miglioramento dai vecchi video di quando eravamo a Santiago, Brufón de Piña lì al nord della Spagna, Sì. Santander. Avevamo visto. E poi glieli faremo rivedere, dai. E poi vediamo di rifarli ad oggi, che sono passati 2 anni, 3, non mi ricordo. Forse 2 anni. E ci direte poi se sono migliorate le qualità, le cose, ecco. Comunque se tra di voi c'è un dottore che sa un rimedio per ste emicrani, anche se quello lì che è sotto a pagamento ammetto che non esiste, è ben accettato scriverlo nei commenti. Miracolo. Miracolo. Lavoro terminato. Anzi, mentre ero qui che ci mancavano delle monete che abbiamo preso il caffè, sono dovuto tornare a farmi cambiare dei soldi. Ho preso un rasca e abbiamo vinto 10 euro. Ma non puoi dire l'altra parola. E ho vinto 10 euro, quindi ci è uscito quasi tutta la lavatrice gratis. Per una volta un po' di fortuna, dai, 10 euro l'abbiamo vinto. Noi non giochiamo mai, quindi alla fine. 10 euro caduti dal cielo, dai. Ora rigorosamente in contromano torniamo dal camper. Sempre in contromano sei. Siamo tornati alla base senza navigatore, senza perderci, ragazzi. Ora sistemiamo i monopattini. Jessica sistema la roba dentro. E poi facciamo un bel viaggetto, rimanete collegati. Questa è la situazione, che non mi è passato un mal di testa con 2 pastiglie. Siamo rovinati. Mi sono alzato, ragazzi. Un po' mi è passato, Jessica mi ha messo anche un po' di crema, quella lì del cavallo. Sembra che qualcosa faccia. Sono ancora un po' in fase rincoglionimento. Mi sto mangiando una burratina con 2 grissini giusto da buttare giù qualcosa. Non lo auguro a nessuno, ragazzi. La cosa che mi preoccupa è che stanno aumentando i casi, sta cambiando la situazione, non è più come una volta e questo non mi piace. Quindi bisogna, se non esiste la cura definitiva, però porre un rimedio, fare qualcosa. È arrivata l'ora X, bisogna fare qualcosa per questa cosa perché non va bene per niente. Mangio la burratina e ci meditiamo sopra. Mi sono rimesso in sesto, non al 100% ma quasi. Ho preso il caffettino, ho mangiato qualcosina, sistemato tutto, ora ci mettiamo in viaggio. Direzione, vediamo cosa mette Jessica nel navigatore. Vamos, facciamo un po' di relax.
Dove siamo? Nell'habitat di casa su 4 ruote. Ultimamente ce n'è. L'habitat naturale? Ce n'è parecchi di habitat, però. Tra officine e benzinai. Vabbè. Stiamo rifornendo a 1,6 44. 1,644. Ma abbastanza buono. Ho già vabbè. 100 euro e continuo ad andare. Ma perché c'è il buco sotto il Faccio pieno anche agli altri io. Vabbè, vediamo quanto ci sta, dai. 105. Ecco, siamo arrivati a la bellezza 108. di Quasi, 108, 110, dai. Io avevo detto 115. Cristo 115, si è avvicinato abbastanza, direi. Boh, a dopo. Prendiamo questo bivio direzione Monte Bianco, vediamo dove ci fermiamo. Ora mantiene a sinistra, Gran San Bernardo, Monte Bianco, Aosta. Andiamo al fresco. Dove siamo? A Aosta. Siamo arrivati al fresco. Spettacolo. Per il bene di Tra Berlino. 400 metri, alla rotonda prendi la seconda uscita e prendi strada statale 26 della Valle d'Aosta. Ecco, della Valle d'Aosta. Per il bene di Bernizza abbiamo deciso di venire un po' al fresco e anche per il bene nostro, non solo di Bernizza. Speriamo anche per il bene. Speriamo per tutti. Castelli, museo, di qua a sinistra. Guardate che bello questo castello. Spettacolo. Sicuramente sarà un ristorante, bellissimo. Bello, c'è tanto verde qua. Già penso a mangiare. Penso a mangiare, beh, sicuro, ho visto che c'era della gente, sicuramente sono quei castelli che li trasformano a ristoranti. Ho già detto a Angelo comunque che questi posti qui secondo me si mangia bene, quindi ci toccherà andare a provare. Sì. Ci tocca. Una legge, un vincolo che bisogna dare. Vabbè, bisogna, cioè, se si va in paesaggi nuovi, bisogna andare anche a provare la cucina. È chiaro. Se no non possiamo dare il voto. Cioè, Poi come siamo noi di buona forchetta, non mangiamo. noi siamo sempre a dieta, non mangiamo mai. Castello. Guardate che bello un altro castello. È il classico castello. Sono proprio i classici castelli. Dato un cane che corre. Proprio i classici castelli da montagna. Belli. Vabbè. C'è un altro di castello. Pieno di castelli, cioè. E siamo vicino al castello. Poi là c'è un Sinistra? altro. No, dritto. Là c'è un altro castello che sembra il castello delle fiabe. Sì. Vediamo. Arrivati nell'area, ci siamo posteggiati. Qui c'è tutta la fila di camper posteggiati. Lì è dove c'è il carico-scarico, con quello giallo. Questo è il paesaggio. Qui c'è già un mini market con una macelleria che ne parlavano bene. Bello, eh? Amore. Sto un po' meglio. 3 pastiglie. Sto un po' meglio. Mi sono calato 3 pastiglie Mamma mia. e ho dormito un'oretta, penso, più o meno. No, di più, anche 2. No, beh, sono le 8. Vabbè, quello che ho dormito, sto un po' meglio. Sì, ma allora a sto punto è il max alt che non mi fa più effetto. perché te l'aveva detto il dottore. Ogni tot. Infatti la terza che ho preso era un'altra marca e andandomi a coricare un attimino sto meglio. Cos'è, cosa non è, scarterò un po' il max alt per un periodo. Poverino, era triste perché ti vedevo che stavi male. Sì, calcolate che io ero su, hanno dovuto mettere la tendina perché sennò mi viene a disturbare. E gli ha dato Jessica la sua mela preferita, che sono quelle verdi, quelle belle asprignole, no? Io quando ora mi sono svegliato che stavo meglio, sono sbucato dall'angolino lì con la testa
mollato il cibo. Lui dal tavolino qua ha mollato tutto per venire dal suo papà, ne amore. Perché lui ci vuole bene il suo papà. È un vicino tuo. Far prezioso. Stasera bistecco. Non mi interrompere. La luna, com'era la canzone? Ah, boh. Stasera bisteccone alla griglia. Cenetta, ma che bella bisteccazza, eh? Un po' di insalata di pomodorini, Film. poi ci mettiamo un bel film o qualcosa alla TV. Tac, The Founder. Il creatore di McDonald's. Non si dice le bullshit. Vabbè, tanto. Jessica è contenta che c'è bello fresco. Guarda, di un contento sono. Tu prova stanotte Che bello. a dire che hai freddo, che vuoi accendere il cinesino, Ma che bello. Anche Bernice è contento. che lo stacco. Guarda anche Bernice come felice che c'è Dov'è? bello fresco. È lì fuori che guarda dalla finestra. Sì? Oh, Perché è amore. magari. contenta dalla porta. E la portiamo ancora più fresco allora. Bravo. Dopo esserci visti il film di come hanno costruito lì l'azienda di McDonald's, ora svuoto tutti i video che ho registrato sul computer e poi a nanna. Jessica è già nel tugurio, Christian si sta lavando i denti, Pippo mi chiama, Bernice dorme, tutto il team è casa su quattro ruote, gli auguro buonanotte, ci vediamo domani con un nuovo episodio. Dove andremo? Boh, vediamo. Domani faremo, non lo so, non so cosa come ci muoveremo. Lo vedrete o subito dopo o nel prossimo video. Ciao a tutti!